Ciao a tutti, con la recensione di questa settimana finisco di raccontarvi la famiglia Redmi 6 di Xiaomi. Tanti di voi mi hanno chiesto di provare questo modello per capire prima di tutto se è un dispositivo che posso consigliare e secondo come si colloca nel portfolio aggiornato di Xiaomi. Oggi infatti vediamo le Redmi Buds 6 Play, l'ultimo anello della catena, il fratello piccolo che si colloca in fondo alla scala gerarchica. Questi auricolari sono infatti i più economici della serie, ancora più economici della variante Active che si attesta qualche euro sotto i 20 euro appunto. Implementano Bluetooth 5.4 e sono disponibili in 4 colori: nero, rosa, azzurro e la variante bianca che ho scelto per voi oggi. Prima di procedere oltre e capire che prestazioni hanno, vediamo cosa c'è in confezione quando le portiamo a casa. In confezione, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, troviamo il minimo indispensabile. Abbiamo infatti la guida rapida in 17 lingue, tra cui l'italiano, e 2 ulteriori coppie di gommini taglia S ed L. Non c'è il cavo di ricarica, ma quando al termine vi dirò quanto costano, converrete con me che Xiaomi ha fatto bene a non inserirlo in confezione. La custodia è spartana, essenziale direi, ma è fatta bene, addirittura meglio a mio parere di quella delle Buds 6. Qui infatti i materiali, tutta plastica intendiamoci, sono assemblati meglio, sono leggermente più spessi e restituiscono una minore sensazione di povertà. Sono rifiniti meglio insomma, e anche la cerniera, se apriamo il coperchio, non flette e rimane salda al suo posto. Certo, fatemi dire, ci sono delle micro fessure qui nella parte posteriore, ma fatemi dire nulla che non mi aspetterei di trovare in auricolari di fascia bassa. Sul lato superiore abbiamo la scritta Redmi incisa nella plastica ed è l'unica parte lucida. Come si vede però anche l'apertura è studiata bene, visto che c'è una fessura, un'ansa che aiuta a sollevare il coperchio appunto, e subito sotto abbiamo un LED con la sola colorazione bianca. Sul lato destro troviamo poi il pulsante per attivare la procedura di accoppiamento Bluetooth, mentre su quello posteriore la porta di ricarica USB-C. Se apriamo lo sportellino possiamo trovare per lo più plastiche opache, tranne per gli spazi degli auricolari che hanno invece una finitura lucida. Gli auricolari poi sono messi in posizione sdraiata e c'è davvero tanto spazio per prenderli tali dita, così non si avranno problemi sia nella presa che nel posizionarli. Per finire le dimensioni e il peso. Le dimensioni sono di 5,3 x 5,3 x 2,7 cm per un peso complessivo, auricolari inclusi, di 46 grammi. Sono quindi piuttosto compatte, con una forma squadrata e un'altezza non eccessiva che consente di portarle agevolmente nella tasca dei pantaloni. L'auricolare invece è senza ombra di dubbio il più piccolo che io abbia mai provato. Dovrei ricontrollare le dimensioni degli altri simili provati, ma sono piuttosto sicuro di questo. Ad ogni modo si potrebbe pensare che, visto il costo, queste Buds 6 Play non abbiano caratteristiche avanzate e non siano dotate di tecnologie che troviamo su prodotti di costo superiore. Ecco, se pensiamo a questo invece sbagliamo, perché udite udite, qui abbiamo sia il sensore di prossimità che arresta la traccia audio quando ne estraiamo uno e l'avvia quando lo indossiamo, sia 2 microfoni che sono posizionati nel modo seguente: il primo in prossimità dell'ugello, dove si vede questo piccolo foro, e il secondo sulla capsula nella parte inferiore esterna. Potrete capire più tardi come si comportano dal vivo con i consueti test dei microfoni. Se rimuoviamo il gommino troviamo poi una retina a protezione dell'ugello e una seconda a protezione sul gommino. Per il resto non c'è molto altro da dire, tranne che la plastica è lucida e questo aspetto nella variante nera potrebbe farle sembrare sporche o più opache. Nella costruzione invece si nota la capsula tonda, ok, e questa ala che si appoggia all'orecchio interno ed evita movimenti indesiderati quando la tocchiamo per dare un comando. A proposito di comandi, l'area touch non prende tutta la dimensione dell'ala, ma è invece posizionata saggiamente nella metà inferiore, che di fatti è quella più facilmente raggiungibile. Detto quindi che sono le più piccole da me provate, come stanno una volta indossate? Pur non adorando queste forme così piccole, devo dire che per vestibilità mi hanno sorpreso. Sembrano infatti quasi sparire dentro il canale auricolare da quanto sono piccole e, aspetto incredibile, si possono tenere anche mentre riposiamo. Se appoggiamo la testa sul cuscino non si muovono, ma soprattutto non premono dentro il canale. Per me quindi già solo per questa caratteristica è un grosso sì.
Come vi ho anticipato prima, l'ala che aumenta le dimensioni di queste buds non ha il compito di ancorarle all'orecchio, quanto piuttosto quello di fare da base di appoggio, così che quando le tocchiamo queste restino in posizione. L'ancoraggio all'orecchio infatti è garantito dalle dimensioni contenute della capsula che va ad occupare lo spazio a disposizione e rimane ferma lì. Viste le dimensioni molto contenute, queste Buds 6 Play mi sento di indicarle anche a chi ha orecchie piccole, visto che possono andare bene anche per bambini o ragazzi. Hanno un peso di 3,7 grammi, i più leggeri visti finora, ed essendo in ear occludono per bene il canale e il senso di occlusione e di isolamento passivo è medio-alto. Per finire sono certificate IPX4, così che potete usarle anche per fare sport al chiuso. Considerando che non hanno la modalità trasparenza, meglio evitare di usarle nel traffico. L'applicazione è la Xiaomi Earbuds e nella schermata principale viene mostrata la percentuale di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo quando gli auricolari sono all'interno. Per questo modello l'applicazione è minimale, ci sono infatti solo le 4 equalizzazioni predefinite, non abbiamo la possibilità di crearne di personalizzate, ma c'è una funzione interessante che alza il volume generale degli auricolari e sarà contento chi di solito preferisce avere volumi molto alti nelle orecchie, cosa che comunque sconsiglio visto che non fa proprio benissimo. Nelle impostazioni aggiuntive infine abbiamo la possibilità di abilitare la modalità a più bassa latenza e nient'altro. Infine dalla schermata principale possiamo cercare gli auricolari se li abbiamo persi di vista. La cosa strana è che per queste Buds 6 Play non sembra esserci la funzione di controllo e aggiornamento firmware, che invece era presente in tutta la gamma di sesta generazione. Non so dirvi se sia una scelta voluta o se magari l'applicazione controlla da sola la presenza di nuovi aggiornamenti. Se qualcuno di voi lo sa, lo invito comunque a scrivere nei commenti. Venendo ai controlli touch si nota subito come il tocco singolo sia disabilitato per impostazione di fabbrica, mentre il tocco doppio è impostato sul play e pausa e il tocco triplo va alla traccia audio successiva. L'ultimo comando, il tocco prolungato, abilita l'assistente vocale o la possibilità di scattare una foto, ma solo se avete uno smartphone Xiaomi con HyperOS, altrimenti questo comando non farà nulla. Per gli altri comandi la lista delle azioni è quasi sempre la stessa e potete scegliere tra la gestione delle tracce, la gestione del volume e il play e pausa. Solo sul tocco singolo potete eventualmente abilitare lo scatto di una fotografia, ma vale quanto detto prima. È difficile, credetemi, fare una valutazione del suono prodotto da auricolari di fascia molto bassa e il perché è presto detto. Quando recensisco un prodotto devo cercare di esprimere le mie sensazioni avendo ben chiari due aspetti. Il primo è l'utenza a cui il prodotto è destinato, il secondo la fascia di prezzo. Nel caso delle Buds 6 Play, che si posizionano nella fascia molto bassa del mercato e sono indicati per quegli utenti che vogliono sì ascoltare la loro musica preferita, ma poco gli importa della qualità del suono e della soppressione del rumore, possono farne tranquillamente a meno, ecco, le Buds 6 Play, dicevo, offrono a mio parere il giusto livello di prestazioni. Montano un driver dinamico da 10 mm e il solo codec SBC, che potrebbero sembrare poco al giorno d'oggi, ma invece sono più che sufficienti per restituire dei buoni bassi, medi e voci pulite e al posto giusto, e alti discreti che vanno però un po' in affanno se alziamo troppo il volume. Le equalizzazioni a disposizione possono poi applicare qualche cambiamento al suono in uscita e ho trovato interessante quella che incrementa i bassi. Questa equalizzazione li rende più efficaci ma toglie qualcosa alle altre frequenze. Lo stesso discorso vale per le altre equalizzazioni a disposizione che danno qualcosa da un lato e tolgono dall'altro. Comunque non mi sono affatto dispiaciute queste Redmi Buds 6 Play e sono sicuro che Xiaomi ne venderà a vagonate, sia per il prezzo esiguo, sia perché sono valide anche solo come muletto a bassissimo costo e per un uso occasionale. Oggi vi consiglio il brano in sovraimpressione che, se ascoltato, vi farà capire subito la qualità di queste Buds 6 Play. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto.
Dalle prove appena ascoltate si capisce come in condizioni di silenzio le prestazioni di queste Redmi Buds 6 Play siano di buon livello, con una voce piuttosto chiara, pulita e facilmente udibile da chi ci ascolta. È chiaro invece che iniziano a soffrire quando i rumori ambientali diventano più persistenti. In questo caso una buona metà dei rumori di fondo passa nelle orecchie e viene ascoltata anche dal nostro interlocutore, che comunque riuscirà a sentirci anche se a volte con un po' di fatica in più. Xiaomi dichiara una durata di 7 ore e mezza per la singola ricarica con il volume impostato al 50% e il codec USB-C ovviamente. Ebbene, dai miei test, che sono condotti come sempre con una specifica playlist e il volume all'80%, risulta una durata reale di 7 ore. La custodia di ricarica offre poi quasi 4 ulteriori ricariche che, a detta del produttore, porterebbero a 36 ore totali di autonomia, ma nelle condizioni dei miei test a 33 ore reali. In chiamata poi perdono il 10% ogni 30 minuti, questo significa che possono lavorare ininterrottamente per 5 ore, che è un risultato in linea con auricolari di fascia anche superiore. Ad ogni modo, pur non avendo la ricarica wireless, che visto il costo sarebbe stato, fatemi dire, impossibile inserire, hanno invece la ricarica rapida parziale che con 10 minuti offre fino a 3 ore di riproduzione. Come fanno ad avere queste prestazioni più che buone? Beh, il merito principale va al codec USB-C, che è meno energivoro di altri e, se da un lato lascia qualcosa a livello di profondità del suono, dall'altro aiuta a farli durare di più. E veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Le Redmi Buds 6 Play si collocano nella fascia bassa del mercato, ma non per questo auricolari che costano pochi euro devono per forza avere prestazioni pessime. Qui invece troviamo un sound più che sufficiente e adatto a tantissimi utenti diversi, una batteria che dura tanto, 2 microfoni che aiutano a filtrare i rumori ambientali e infine dimensioni e peso che non trovano paragoni. Di contro abbiamo qualche sbavatura negli accoppiamenti delle plastiche, un'applicazione con funzioni ridotte all'osso e qualche caratteristica che manca, come ad esempio il multipoint. Se prendiamo però questi contro e li mettiamo in relazione al prezzo, sono davvero poca cosa. Queste Redmi infatti sono le più economiche che potete trovare con un prezzo di listino di 12,99 €. Sì, avete capito bene, pochi euro sopra i 10 euro. C'è però da dire che online non si trovano facilmente e spesso a prezzi superiori, quindi io vi lascio il link per l'acquisto diretto in descrizione, ma se vedete un prezzo superiore prendeteli dal sito ufficiale Xiaomi, ci metteranno qualche giorno in più ad arrivare, ma risparmiate qualcosa. Se invece qualcuno di voi volesse acquistare questo esemplare usato per le prove, lo metterò in vendita a prezzo irrisorio tramite il canale Telegram che trovate qui di lato e che vi invito a seguire per approfittare di questi prezzi e pezzi unici. Insomma, oggi vi ho raccontato di queste Buds 6 Play che devo dire mi hanno sorpreso positivamente e una volta di più posso affermare che tranne le Active Xiaomi ha sbagliato pochissimo con la generazione 6 dei suoi auricolari. Abbiamo visto le Pro, la variante liscia, le Lite e oggi le Play. Aspettiamo il prossimo anno per capire che cosa ci porterà la 7ª generazione, ma fino a quel momento buon divertimento e buon ascolto. Bene, anche per questa settimana è tutto, vi ringrazio come sempre per essere rimasti con me fino alla fine e spero abbiate apprezzato anche questo video. Se così è stato vi chiedo di mettere un like, condividere con parenti e amici e, cosa più importante di tutte, di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime recensioni. Appuntamento quindi a venerdì prossimo con un prodotto misterioso. Alla prossima!